Quando la mattina presto partivo per la gita, così si chiamava in gergo, pensavo a tutta questa moltitudine ed ero curiosissimo perché ogni giorno la piccola Via Crucis sarebbe stata diversa e non mi avrebbe annoiato. La mia zona preferita era quella del centro storico, che facevo tutta a piedi, borsa tracolla e passo spedito. Cominciavo da Piazzale Azzolino e Corso Cefalonia, zona una volta ad alta densità di negozi, mietuti poi dal decentramento nei quartieri periferici, uffici e poche abitazioni. Poi andavo a consegnare in Piazza del Popolo, larga, ventosa, accogliente con i suoi caffè all'aperto e il volo dei piccioni, che prima dell'avvento dei centri commerciali era l'Agorà, il luogo affollatissimo del passeggio e dell'incontro, e che oggi, fatta sera, è invece popolata di spettri. Proseguendo per via Vittorio Veneto, la strada nuova, per poi risalire fino al piazzale del Girfalco, la punta più alta della città. Avevo pochi plichi da recapitare da quelle parti, e allora mi concedevo una sosta, seduto su una delle panchine sotto la fila di lecci centenari, con la cattedrale bianchissima di fronte, ricostruita su quella rasa al suolo dagli uomini di Federico Barbarossa, e più in avanti il Belvedere, bevendo acqua fresca da una fontanella. Ma la parte che più mi piaceva era quella a ridosso della chiesa di San Francesco, dove entravo e uscivo dai vicoli umidi e oscuri e dove potevo accedere ai piani. Mi sentivo padrone di quei luoghi. Il mio ruolo in quei momenti mi autorizzava a starci e spiare le vite degli altri. Un'altra zona, particolarmente tortuosa, era fatta di 50 vicoletti, la più complicata da memorizzare, una delle più antiche, sotto via degli Aceti, dove stanno le cisterne di epoca romana, un luogo catacombale che vale una visita. Quelli che mi interessavano di più, devo ammettere, erano i matti, di cui la città non è certo sguarnita, gli sposati, i disgraziati. Ricordo un'insegnante zitella, a dire il vero piuttosto brutta e molto pelosa in viso, che quando ero fattorino telegrafico inviava dei bustoni al procuratore della Repubblica, scrivendo fuori dei messaggi criptici in una calligrafia da indemoniata. Sembravano degli inquietanti geroglifici. Al tribunale, quando li aprivano, trovavano dentro mutandine, calze di nylon, una volta persino una scarpa. Questa umanità nascosta, un po' celiniana, era la stessa di tutte le città di provincia del mondo, comprese quelle inventate da Faulkner o da Anderson, anche se affermo assumeva una postura assolutamente esistenzialistica e molto letteraria, o a me così pareva. In un vecchio palazzo di via Perpenti, da una finestra di un ammezzato, nonostante la protezione delle tende, potevo scorgere una stanza sempre disabitata e misteriosissima, con un letto e appesi ai muri un ex voto e ritratti di Madonne. Sono stato tra i primi, e parlo della fine degli anni '80 del secolo scorso, a conoscere la sede della massoneria locale, che stava proprio a un paio di civici più avanti, sul lato sinistro della strada fatta di San Pietrini. Sulla cassetta al piano terra c'è scritto Società Immobiliare 5 e questi esoterici, chiamiamoli così, non ricevevano quasi mai corrispondenza. Ma pareva molto attiva la combriccola per tutto ciò che aveva a che fare con incarichi, mansioni, carriere, e una vecchia signora che abitava al primo piano mi diceva, ridacchiandomi, i nomi e cognomi degli incappucciati. Una delle logge del triangolo Perugia-Fermo-Ancona, potentissima, dicono. Nel sud Italia c'è la mafia, la camorra, l''ndrangheta. Qui sono i massoni a dettare legge, quando si dice la cultura. Secondo un mio amico, antropologo calabrese, è segno di un potere antico e raffinato, di cui dovremmo persino farci vanto. Anche Paolo Volponi la pensava a Urbino, questa mafia senza lupara, la sorella carnale di Fermo, però più bionda, più pungente e di carattere più aperto e dolce, come la vedeva lui, in modo un po' romantico, ma si sa che l'erba del vicino
è sempre più verde. Ma la cosa si può facilmente estendere a tutta la regione come quella legata ai poteri fermi, costituiti che dominano nell'economia e nella società locale. Il comune, l'università, gli uffici pubblici, dove le assunzioni, le carriere, le manovre sono sempre fatte con spirito e modalità appunto mafiose, cioè nell'interesse solo di alcuni, al di fuori della trasparenza, della scelta dei meriti, del piano democratico. Lo scrisse nel 1994. Ora le cose sono persino peggiorate. Fermo è città di professori e avvocati, molti dei quali prestati alla politica, sempre elegantissimi, passeggiano come silhouette con le loro borsette lucide di cuoio, i paltò scuri, seriose macchinette di provincia, segno di una litigiosità certosina, ma è anche luogo di scrittori e fotografi. La stranezza è che, pur non essendo terra di conflitti, con una classe operaia di origine contadine e cattolicissime, quindi parecchio incline per indone al rapporto paternalistico, ha dato i natali a intellettuali molto engagé, come il poeta comunista Luigi Di Ruscio, l'autore De Palmiro e Franco Matacotta, l'ultimo amore insolito di Sibilla Aleramo, la scrittrice femminista Joyce Lussu, moglie di Emilio, e Luigi Crocenzi, inventore del racconto fotografico neorealista e impaginatore del Politecnico di Elio Vittorini, che lavorò con Electa e Bompiani, per non dire di Ruggero Romano, storico inudiano dell'enciclopedia.